Lezione 1. Cogliere nuove opportunità. Sono entusiasta delle nuove opportunità che ci attendono. È sempre emozionante esplorare nuove strade, non è vero? Assolutamente. Ma cosa succede se le cose vanno male durante il processo? Questa è una preoccupazione valida. I rischi possono intimidire. Tuttavia, non voglio mettere a repentaglio la mia posizione attuale. Capisco. È essenziale valutare attentamente i pro e i contro. Hai mai affrontato un simile dilemma? Sì. Una volta ho preso in considerazione l'idea di cambiare lavoro e sono preoccupata per l'incertezza. Come l'hai gestita? Ho stilato un elenco di potenziali vantaggi e svantaggi. Sembra pratico. Deve aver chiarito i tuoi pensieri. L'ha fatto davvero. Mi sono reso conto che la crescita spesso deriva dal disagio. Così vero. Le migliori esperienze possono nascere uscendo dalle nostre zone di comfort. Esattamente, e anche se le cose non vanno come previsto, impariamo lezioni preziose. Questo è un modo positivo di vederla. Ogni contrattempo può fungere da trampolino di lancio per il successo futuro. Apprezzo il tuo punto di vista. Aiuta ad alleviare alcune delle mie paure. Ricorda, va bene essere cauti, ma non lasciarti frenare dalla paura. Lo prenderò a cuore. Quali passaggi suggerisci per prendere una decisione? La ricerca è fondamentale. Raccogli informazioni sulla nuova opportunità. Questo ha senso. La conoscenza aumenterà la mia fiducia. Inoltre, prova a fare rete con persone che hanno esperienza in quel campo. Ottima idea. Imparare dagli altri può fornire informazioni preziose. In definitiva, fidati del tuo istinto. Spesso ci guidano bene. Grazie per il tuo incoraggiamento. Mi sento più pronto ad accettare il cambiamento. Ecco le nuove avventure e la crescita che portano. Complimenti per quello. Affrontiamo le sfide future con fiducia. Lezione 2. Collaborazione in team. È importante per noi lavorare insieme per migliorarlo. Sono completamente d'accordo. La collaborazione può portare a risultati fantastici. Sono lieto di sentirlo. Il lavoro di squadra migliora la creatività. Assolutamente. 2 teste sono spesso meglio di una. Hai qualche suggerimento su come possiamo migliorare le nostre idee? Sì. Forse dovremmo tenere una sessione di brainstorming. Sembra perfetto. Un flusso libero di pensieri può innescare l'innovazione. Esattamente. Dovremmo creare uno spazio sicuro per condividere idee senza giudizio. Preparerò alcuni suggerimenti per dare libero sfogo alla nostra creatività. Meraviglioso. Incoraggerà tutti a contribuire. Sentiti libero di contattare il team per il loro contributo. Lo farò. Più diverse sono le nostre idee, più forte sarà il nostro progetto. Esattamente. Prospettive diverse possono rivelare opportunità che potremmo perdere. Sono entusiasta di vedere cosa portano tutti in tavola. Pianifichiamo la sessione di brainstorming per la prossima settimana. Sembra fantastico. Invierò un invito sul calendario.
Perfetto. Credo che questo aumenterà anche il morale della nostra squadra. Sì, coinvolgere tutti li aiuta a sentirsi apprezzati e inclusi. Inoltre, rafforza i nostri legami come colleghi. La cooperazione favorisce un ambiente di lavoro positivo. Ecco come creare insieme un progetto di successo. Lezione 3. Navigare in città. Secondo questa mappa, dobbiamo continuare a camminare dritti per altri 3 isolati. Sembra abbastanza semplice. Sei sicuro che stiamo andando nella giusta direzione? Sì, dopo 3 isolati, vedrete la stazione ferroviaria sulla sinistra. Perfetto. Sono entusiasta di esplorare la città in treno. I treni offrono un modo così comodo per spostarsi, non è vero? Assolutamente. Inoltre è un'ottima occasione per vedere i luoghi di interesse. Adoro andare in treno. Le viste dalle finestre possono essere spettacolari. Sì, sembra ogni volta una mini avventura. Hai preso molti treni in altre città? Ce l'ho. Ogni città ha il suo sistema ferroviario e la sua esperienza unici. Questo è interessante. Non vedo l'ora di confrontarli. Immagina le storie che avremo dopo questo viaggio. A proposito di storie, conoscevi la storia di questa stazione ferroviaria? Non l'ho ancora studiato, ma mi piacerebbe saperne di più. Molte stazioni ferroviarie hanno storie affascinanti legate allo sviluppo delle città. Mi piace il modo in cui la storia si intreccia nella nostra vita quotidiana in questi luoghi. Sì. Fornisce un profondo senso di connessione con il passato. E ora, facciamo parte di quella storia, viaggiando in treno. Esattamente. Ogni viaggio contribuisce a quella storia in corso. Non vedo l'ora di salire a bordo e iniziare la nostra prossima avventura. Ecco come scoprire nuovi luoghi ed esperienze insieme. Lezione 4. Alla scoperta della nostra storia. Sapevi che migliaia di anni fa i nativi si accamparono sulle rive dei laghi Vermilion? Sì, l'ho letto. È affascinante pensare al loro legame con questa terra. Sotto la vetta battuta dal vento del Monte Randall, devono essersi sentiti così piccoli ma potenti. Assolutamente. Il paesaggio è mozzafiato. Deve essere stato uno spettacolo magnifico per loro. Posso solo immaginare come si siano adattati al cambio delle stagioni in riva ai laghi. Sicuramente. Vivere in armonia con la natura richiede grande abilità e conoscenza. Quali aspetti della loro cultura trovi più interessanti? Sono particolarmente affascinato dalle loro tradizioni narrative. La storia orale è un modo così ricco per preservare la cultura. Sono d'accordo. Le loro storie collegano generazioni e mantengono viva la loro storia. E il legame con la natura è evidente in molte di queste storie. Sì. La natura ha svolto un ruolo cruciale nella loro vita quotidiana, dalla caccia alle credenze spirituali. Ammiro anche il rispetto che hanno per la terra. La sostenibilità era fondamentale per il loro stile di vita. Questo rispetto per l'ambiente è qualcosa che dovremmo tutti imparare ad abbracciare oggi. Assolutamente! È fondamentale per preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Mi sento ispirata dalla loro resilienza e intraprendenza.
Anch'io! Dovremmo sforzarci di onorare e imparare dalla loro eredità. Ecco come apprezzare la storia che dà forma al nostro presente. Lezione 5. La cultura dei denti dolci. Uno dei miei biscotti preferiti è senza dubbio il cioccolato fondente. I biscotti al cioccolato sono dei classici. I nordamericani sono noti per la loro golosità. Assolutamente. Ciò significa che amano le prelibatezze zuccherate più di ogni altra cosa. Sì, è affascinante come i dessert svolgano un ruolo significativo nella celebrazione e nel comfort. A proposito di varietà, hai un biscotto specifico che ti piace oltre alle gocce di cioccolato? Adoro i biscotti con farina d'avena e uvetta, si sentono cordiali e sani. L'uvetta con farina d'avena aggiunge un tocco di raffinatezza al mondo dei biscotti. Davvero, è come mangiare un biscotto e uno spuntino allo stesso tempo. Hai mai provato a farli in casa? Ce l'ho! L'odore dei biscotti cotti riempie tutta la casa. Questa è una delle fragranze migliori. Riporta alla mente ricordi affettuosi. Sicuramente! I biscotti sono spesso legati alle tradizioni e alle riunioni familiari. Quali altri biscotti pensi che i nordamericani adorino? Sembra che apprezzino anche i biscotti al burro di arachidi. Hanno un sapore così unico! Sì! E non dimentichiamoci degli snickerdoodles. Quegli zuccheri alla cannella sono irresistibili. Gli snickerdoodles sono deliziosi. Adoro la loro consistenza gommosa. Credo che i cookie possano rallegrare la giornata di chiunque, non sei d'accordo? Assolutamente! Possono trasformare un pomeriggio noioso in un pomeriggio gioioso. Dovremmo provare a preparare dei biscotti insieme presto? Sembra un piano divertente. Sono sempre pronto per un'avventura culinaria. Ecco come creare dolci ricordi davanti ai biscotti. Lezione 6. Breakfast banter. Buongiorno, spero che tu stia passando una splendida giornata finora. Buongiorno anche a te. Certo che lo sono. Hai già fatto colazione? Non ancora, in realtà. Speravo che potessi illuminarmi sulle opzioni per la colazione che offrono qui. Certo, questo posto è famoso per le sue soffici frittelle. Dovresti assolutamente provarli. I pancake sembrano deliziosi. Offrono dei condimenti per quei pancake? Sì! Hanno frutta fresca, sciroppo d'acero e persino panna montata se ti senti indulgente. La panna montata sembra allettante. Che ne dite delle opzioni salate? Hanno un fantastico toast all'avocado, condito con uova in camicia. È una scelta popolare da queste parti? Il toast all'avocado è davvero molto alla moda. Viene fornito con qualche lato? Sì, in genere include una piccola insalata o dei pomodori arrostiti sul lato. Sembra una combinazione perfetta. Qualche consiglio per un drink? Il loro succo d'arancia appena spremuto è semplicemente fantastico. Dovresti provarlo! Adoro il succo d'arancia. Si abbinerebbe perfettamente ai pancake o al pane tostato. Assolutamente! E se preferite il caffè, il loro cappuccino è meravigliosamente cremoso. Sembra una decisione difficile.
Forse dovrei ordinare entrambi i prodotti per la colazione? Perché no? È sempre bene concedersi una ricca colazione. Sono sicuramente d'accordo. Che modo delizioso per iniziare la giornata. Davvero, il buon cibo può davvero dare il tono a una mattinata meravigliosa. Bene, sono pronto per ordinare. Grazie per gli ottimi suggerimenti. Siete i benvenuti. Spero che il vostro pasto vi piaccia tanto quanto piace a me. Non vedo l'ora. Ecco una deliziosa colazione. Lezione 7. I tornei nostalgici. Vi ricordate il fermento intorno ai tornei amatoriali a metà degli anni 90? Assolutamente. L'energia era palpabile, specialmente durante quelle partite di campionato. Ricordo l'entusiasmo per le finali del 1994. Sembrava che tutti stessero guardando. Sì, la suspense era elettrizzante. Gli sfavoriti avevano tutti con il fiato sospeso. Pensavo che il torneo del 1995 fosse ancora migliore. Ci sono stati tanti colpi di scena inaspettati. Davvero? Hai visto quella ripresa dell'ultimo minuto che ha cambiato tutto? Era leggendario! Quel momento è stato iconico. Quel giorno i giocatori sono diventati subito eroi. E le rivalità che si sono sviluppate? Hanno aggiunto così tanta drammaticità. Oh, sì! I tifosi cantavano ed esultavano con tanta passione. È stato un vero spettacolo. Ricordo ancora le sfilate celebrative. Quegli atleti venivano trattati come delle rock star. È stato affascinante vederli passare da dilettanti a professionisti. Vero? Molti di loro hanno avuto carriere incredibili. I tornei sono stati un trampolino di lancio per tanti aspiranti atleti. Sì, e hanno ispirato un'intera generazione di appassionati di sport, no? Mi chiedo come verranno ricordati i tornei di oggi in futuro. Speriamo che abbiano lo stesso impatto di quelli degli anni 90. Con così tanti talenti emergenti, il futuro sembra davvero roseo. Lezione 8. Un'avventura escursionistica. È meraviglioso rivederti dopo tutto questo tempo. Anzi, sono passati secoli. Mi mancano le nostre escursioni. Mi sento allo stesso modo. Quando ci imbarcheremo per la nostra prossima avventura? Che ne dici di vederci alle 9 del mattino? Sembra eccellente. Ci darà abbastanza tempo per goderci la giornata. Perfetto. A proposito, ti ricordi l'ultima volta che abbiamo scalato Green Mountain? Come potrei dimenticarlo? Ho quasi perso la scarpa in quella pozzanghera fangosa. È stato divertente. Rido ancora ogni volta che ci penso. Non ero molto divertito all'epoca, ma ora è un bel ricordo. Questa volta evitiamo le zone fangose. D'accordo. Forse potremmo portare dei bastoncini da passeggio per una maggiore stabilità? Ottima idea. Ci aiuteranno sicuramente a percorrere strade difficili. Quali snack dobbiamo mettere in valigia per l'escursione? Suggerisco un trail mix e un po' di frutta. Oh, non dimenticate la cioccolata. Come potrei dimenticarlo? Il cioccolato è essenziale per un'escursione.
Ora, siamo pronti per la sfida dell'arrampicata di nuovo? Assolutamente. Sono entusiasta di conquistare quei sentieri. Suppongo che dovremo fare stretching prima di iniziare. Sicuramente. Non vogliamo strappare un muscolo. Forse potrei mostrare alcuni tratti. Mi piacerebbe moltissimo. Sei sempre stato il più flessibile. È tutta una questione di pratica. Condurrò con entusiasmo. Apprezzo la tua fiducia. Questa escursione sarà fantastica. Sicuramente lo farà. L'avventura ci aspetta nei grandi spazi aperti. Non vedo l'ora che arrivi sabato. Le montagne chiamano e noi dobbiamo andare. Lezione 9. Un viaggio sereno. È meraviglioso rilassarsi in un posto così tranquillo, non è vero? Davvero, credo che un viaggio senza stress sia essenziale per un'esperienza appagante. Non potrei essere più d'accordo. Trovare gioia nel viaggiare può migliorare notevolmente la propria prospettiva. Esattamente. Quale pensi sia la chiave per un viaggio senza stress? Penso che una buona pianificazione sia fondamentale. Sapere cosa aspettarsi può alleviare molte preoccupazioni. Questo è vero. Bisogna però lasciare spazio anche alla spontaneità, non è d'accordo? Assolutamente. Le avventure inaspettate spesso portano alle storie migliori. Sì. Immagina di imbatterti in una gemma nascosta di un ristorante mentre esplori. O alla scoperta di una spiaggia segreta che non è presente in nessuna guida turistica. Ora, sarebbe una deliziosa sorpresa. Dovremmo fare un patto per abbracciare la spontaneità. Sono completamente d'accordo con questo. Facciamo in modo che questo viaggio sia indimenticabile. Meraviglioso! Quale destinazione dobbiamo prendere in considerazione per questa avventura? Che ne dite di una pittoresca città costiera? L'oceano porta sempre tranquillità. Sembra perfetto! Ci aspettano aria fresca, panorami meravigliosi e deliziosi frutti di mare. E forse possiamo dedicarci ad alcune attività in spiaggia, come il kayak. Sì, e dobbiamo programmare anche un picnic sulla spiaggia al tramonto. Niente batte la bellezza di un tramonto in riva al mare. Sembra idilliaco. Sento già la gioia di pianificare questa avventura. Anch'io. Assicuriamoci che ogni momento sia pieno di risate e divertimento. Davvero? Ecco il nostro viaggio senza stress. Complimenti per quello. Facciamo in modo che ogni passo conti. Lezione 10. Piani escursionistici. È una giornata meravigliosa per le escursioni, non è vero? Davvero? Non vedo l'ora di ricominciare. A che ora dobbiamo incontrarci? Che ne dici di incontrarci alle 9? In questo modo possiamo sfruttare al massimo la giornata. Suona bene. Portiamo qualcosa per l'escursione? Sì, penso che dovremmo preparare degli snack. L'escursionismo brucia molta energia. Ottima idea. Che tipo di snack preferisci? Suggerisco di portare del trail mix e delle barrette di cereali. Sono facili da trasportare. Perfetto, porterò anche della frutta fresca. Niente di meglio di una mela sul sentiero.
Assolutamente. La frutta fresca aggiunge un bel tocco. Che mi dici dell'acqua? Non dobbiamo dimenticare l'acqua. Rimanere idratati è fondamentale, soprattutto durante un'escursione. Porterò una bottiglia grande per ognuno di noi. Meglio prevenire che curare. Precisamente. Dovremmo prendere in considerazione anche un kit di pronto soccorso per ogni evenienza? Pensiero eccellente. Un piccolo kit andrà bene. È meglio essere preparati a tutto. Sono d'accordo. E che mi dici della protezione solare? Non possiamo trascurare la protezione solare. Hai ragione. Mi assicurerò di impacchettarne un po'. Non vogliamo finire scottati dal sole. Si preannuncia un'avventura emozionante. Non vedo l'ora di mettermi in viaggio. Anch'io. Facciamo in modo che sia una giornata memorabile nella natura. Lezione 11. Alla ricerca di souvenir significativi? Questo mercato è assolutamente delizioso, non è vero? Davvero, adoro il modo in cui ogni bancarella ha il suo fascino. Sono determinato a trovare un souvenir che racconti una storia. È un obiettivo fantastico. Ogni oggetto dovrebbe avere una storia alle spalle. Sì, forse una collana fatta a mano? Una collana potrebbe essere bellissima. Che storia racconterebbe? Forse simboleggia l'amicizia o l'avventura. Oppure potrebbe rappresentare la cultura locale. Sarebbe meraviglioso. Esattamente. Credo che un souvenir dovrebbe collegarci al luogo che visitiamo. D'accordo. Continuiamo a cercare. Sono sicuro che troverai il pezzo perfetto. Grazie per il tuo incoraggiamento. Che ne dite di un pezzo di ceramica tradizionale? La ceramica può essere ricca di storia. Ogni modello ha spesso un significato unico. Questo è vero. È affascinante come l'arte possa raccontare storie attraverso il design. Forse l'artista ha una storia da condividere sul proprio lavoro. Mi piacerebbe sentire quella storia. Aggiunge così tanto valore al pezzo. Che ne dici di questo arazzo colorato? Sembra intrigante. È sbalorditivo. Sembra raffigurare una leggenda locale. Le storie attraverso l'arte migliorano davvero l'esperienza del viaggio, vero? Assolutamente. Ci fa sentire più legati alla cultura? Penso che siamo sulla strada giusta. Il souvenir perfetto è là fuori. Me lo sento nelle ossa. L'avventura ci aspetta mentre esploriamo. Sì! Continuiamo la nostra ricerca con cuori aperti e menti curiose. Insieme, sono sicuro che troveremo qualcosa di veramente speciale. Lezione 12. Racconti di viaggio. È sempre affascinante conoscere le esperienze di viaggio. Quali città hai visitato? Ho esplorato New York, Chicago e Londra. Ogni città ha il suo fascino unico. Sono scelte meravigliose. Cosa ti è piaciuto di più di New York? L'energia non ha eguali. Mi è piaciuto molto passeggiare per Times Square. È vivace e pieno di vita. Sono d'accordo. New York è come una scena cinematografica che prende vita. Che ne dite di Chicago?
Chicago ha un'architettura straordinaria. Sono rimasta sbalordita dallo skyline. La vista dalla Willis Tower è mozzafiato. Sei salito? Sì, l'ho fatto! Stare in piedi sulla sporgenza di vetro era elettrizzante e terrificante allo stesso tempo. Sembra una bella esperienza. Che ne dici di Londra? Londra ha una ricca storia. Mi è piaciuto visitare la Torre di Londra e vedere i gioielli della corona. Quei gioielli sono magnifici. Anche tu sei riuscito a vedere Buckingham Palace? Sì, l'ho fatto. Assistere al cambio della guardia è stato come entrare in una fiaba. È affascinante. Ogni città ha le sue storie da condividere. In effetti, e credo che anche il cibo abbia un ruolo importante in queste esperienze. Verissimo. Qual era il tuo piatto preferito a New York? Dovrei dire la pizza in stile newyorkese. È semplicemente irresistibile. Ah, pizza! Una scelta classica. Che ne dite di Chicago? La pizza deep dish di Chicago è leggendaria. È più simile a una torta. Posso immaginarlo. E Londra ha una cucina così varia. Cosa hai provato lì? Mi è piaciuto il tradizionale fish and chips. Era delizioso e confortante. Devo aggiungere quelle città alla mia lista di viaggi. Grazie per aver condiviso le tue esperienze. Lezione 13. Ricordi sulla spiaggia. Che bella giornata! Sono entusiasta di essere in spiaggia. Davvero! È la cornice perfetta per immortalare tutti i momenti belli che trascorreremo qui. Sono completamente d'accordo. Come dobbiamo documentare la nostra giornata? Suggerisco di scattare molte foto. Una foto vale più di 1000 parole, dopo tutto. Assolutamente. Potremmo creare un divertente album fotografico per questo viaggio. Sembra delizioso! Forse possiamo anche scattare qualche foto mentre giochiamo tra le onde. Posso già immaginarci ridere mentre le onde si infrangono sui nostri piedi. Sì! Quei momenti sinceri saranno molto divertenti da ripensare più tardi. Dovremmo anche provare a immortalare il tramonto. I colori saranno sbalorditivi. Ottima idea! Una foto al tramonto aggiungerà un tocco romantico al nostro album. Porterò la mia macchina fotografica assicurandomi di avere gli scatti migliori. Meraviglioso! Porterò anche una piccola videocamera. Possiamo filmare le nostre avventure. È emozionante. Forse possiamo filmare i nostri tentativi di costruire un castello di sabbia. Oh sì, vediamo se riusciamo a creare qualcosa degno di un premio. Credo che possiamo. E poi potremo documentare l'inevitabile crollo del nostro capolavoro. Sarà un vero spettacolo. Risate garantite. Sembra che abbiamo un piano perfetto per la nostra giornata in spiaggia. Non vedo l'ora di immortalare questi momenti speciali insieme. Ecco una giornata piena di gioia, risate e ricordi indelebili. Lezione 14. La costosa riparazione dell'auto. Di recente ho portato la mia auto d'epoca al negozio. È emozionante. Queste auto d'epoca hanno spesso storie meravigliose.
Davvero? Ma hanno detto che le parti necessarie erano costose e laboriose. Sembra piuttosto frustrante. Di che tipo di parti stiamo parlando? I componenti del motore erano difficili da trovare e sono piuttosto costosi. Ah, capisco. Le auto d'epoca richiedono spesso pezzi rari, vero? Sì. Non mi sono mai reso conto di quanto sarebbe stato difficile ripristinarlo. Il restauro può certamente essere un atto d'amore. Stai pensando di andare avanti? Sono tentato, ma i costi continuano a sommarsi. Hai mai pensato di acquistare ricambi online? L'ho fatto, ma mi preoccupa la qualità di quelle parti. Questa è una preoccupazione valida. La qualità è fondamentale per i restauri vintage. Esattamente. Voglio preservare l'integrità dell'auto. Potresti anche contattare gli appassionati locali per un consiglio. Questo è un ottimo punto. Potrebbero avere informazioni e contatti preziosi. E potresti potenzialmente trovare parti a prezzi migliori attraverso di essi. Sembra promettente. Esplorerò sicuramente questa opzione. Dovresti. Potrebbe portare a scoperte incredibili. Forse potrei anche scambiare alcune parti con altri appassionati. Il trading potrebbe essere un ottimo modo per risparmiare denaro e creare connessioni. Mi piace come suona. Rende la riparazione uno sforzo comunitario. Esattamente, aggiungerebbe più valore all'intera esperienza. Grazie per il tuo incoraggiamento. Mi sento più ottimista. Lezione 15. Prospettive sull'assistenza infermieristica. È interessante come le professioni si evolvono nel tempo, no? Assolutamente. Alcune carriere una volta sembravano meno promettenti, come quella infermieristica. Sì, soprattutto nei decenni precedenti. Le uniche infermiere rispettabili erano spesso quelle con esperienza. Precisamente. Inizialmente molte persone non consideravano l'assistenza infermieristica una professione legittima. È stato spesso visto come un ruolo principalmente per le donne senza istruzione superiore. Verissimo. Tuttavia, la dedizione richiesta nell'assistenza infermieristica è immensa. Certamente lo è. Le competenze sviluppate dagli infermieri sono fondamentali, eppure sono state trascurate per molti anni. Al giorno d'oggi, l'assistenza infermieristica è riconosciuta come una professione vitale, che merita rispetto. Sì, la pandemia ha evidenziato in particolare l'importanza degli infermieri. Assolutamente. Hanno lavorato senza sosta, mettendo a rischio la propria salute. È affascinante come le percezioni possano cambiare con il tempo e le circostanze. Davvero. Ora, i programmi infermieristici sono rigorosi e molto apprezzati. Richiedono sicuramente una formazione approfondita. Cosa pensi abbia causato questo cambiamento? Un maggiore riconoscimento dell'assistenza medica e dei contributi degli operatori sanitari, credo. Questo ha perfettamente senso. La società ha iniziato a valutare allo stesso modo compassione e abilità. Sì, e anche i media svolgono un ruolo significativo nel plasmare la percezione pubblica. Programmi televisivi e film hanno descritto l'assistenza infermieristica in una luce molto più positiva. Sono d'accordo. Questo può ispirare le nuove generazioni a considerare l'assistenza infermieristica come una carriera.
Speriamo che lo stigma del passato continui a svanire. Questa è la speranza. Ogni professione ha le sue sfide, eppure tutte possono essere rispettate. Ben detto. Ecco come celebrare il duro lavoro e la dedizione degli infermieri di tutto il mondo. Lezione 16. Ambito e dettagli del progetto. È emozionante discutere della portata di questo progetto, non è vero? Assolutamente! Ci sono così tante possibilità da esplorare? Esaminiamo i dettagli. Da dove dobbiamo cominciare? Suggerisco di iniziare con gli obiettivi. Hanno posto le basi? È un'idea geniale. Obiettivi chiari mantengono il team concentrato. Davvero? Quali sono i tuoi pensieri sull'obiettivo principale? Credo che aumentare il coinvolgimento dei clienti dovrebbe essere il nostro obiettivo principale. Questo è un obiettivo prezioso. I clienti coinvolti sono essenziali per la crescita. Esattamente. Ora, che ne dici della cronologia? Una tempistica realistica è fondamentale. Mantiene tutto in ordine. Vero. Dobbiamo assicurarci di allocare il tempo con saggezza. Dobbiamo prendere in considerazione anche le potenziali sfide? Certamente. Identificare precocemente le sfide può farci risparmiare tempo in seguito. Sono d'accordo. Quali sfide prevede? Forse limitazioni delle risorse o cambiamenti imprevisti del mercato. Queste sono preoccupazioni valide. Quali misure dobbiamo adottare? Propongo check-in regolari per risolvere tempestivamente i problemi. Sembra efficace. La comunicazione è fondamentale per il successo. Sì, favorisce il lavoro di squadra e la collaborazione. Parlando di lavoro di squadra, quanti membri del team coinvolgeremo? Suggerisco un team diversificato per portare diverse prospettive. La diversità porta spesso a soluzioni innovative, vero? Precisamente. Punti di vista diversi possono stimolare la creatività. Ora, che dire delle considerazioni sul budget? Dobbiamo stabilire un bilancio realistico. La chiarezza finanziaria è fondamentale. Assolutamente. Un budget ben pianificato evita spese eccessive. Includiamo fondi di emergenza per spese impreviste. Questa è un'ottima idea. La flessibilità è essenziale in qualsiasi progetto. Sono fiducioso in questo piano. Abbiamo considerato molti aspetti. Davvero? Questo progetto ha un grande potenziale di successo. Non vedo l'ora di presentarlo al team. Anch'io. Assicuriamoci di prepararci a fondo. Con un piano solido, siamo destinati a stupire. Lezione 17. Superare le preoccupazioni relative all'apprendimento delle lingue? Spesso mi preoccupo delle mie competenze linguistiche. Non siete soli. Molti studenti la pensano allo stesso modo. Può essere scoraggiante comunicare fluentemente. Sì, ma la coerenza fa davvero la differenza. Come fai a rimanere coerente nella tua pratica? Ho fissato piccoli obiettivi giornalieri. Mi mantiene motivato.
Questo è un approccio intelligente. Spesso miro troppo in alto e mi scoraggio. È importante celebrare piccole vittorie. Si sommano! Questo ha senso. Dovrei concentrarmi maggiormente sui miei progressi piuttosto che sulla perfezione. Esattamente! Imparare una lingua è un viaggio, non una gara. A volte ho paura di sbagliare quando parlo. Gli errori sono una parte naturale dell'apprendimento. Ti aiutano a migliorare. Hai ragione, ho bisogno di accettare di più i miei errori. Considerali come trampolini di lancio. Ogni errore ti avvicina alla fluidità. Mi piace questa prospettiva. Come ti alleni a parlare? Cerco di trovare partner linguistici. La conversazione ha un valore inestimabile. Sembra efficace. Anch'io dovrei cercare partner. E non dimenticare le app linguistiche. Possono essere incredibilmente utili. Ho sentito parlare bene di loro. Quale mi consigliate? Mi piace usarne uno che si concentri sugli esercizi di conversazione e ascolto. È esattamente ciò di cui ho bisogno. Spesso trascuro le mie capacità di ascolto. L'ascolto è fondamentale. Ti aiuta anche a capire diversi accenti. Come riesci ad allenarti in modo coerente con un programma fitto di appuntamenti? Dedico solo 15 minuti ogni giorno. Mantiene viva l'abitudine. È gestibile. Cercherò di incorporarlo nella mia routine. La coerenza è fondamentale. Anche un po'. Ogni giorno fa molta strada. Lo vedo. È incoraggiante sapere che non ho bisogno di ore. Assolutamente. Continua a fare pratica e vedrai dei miglioramenti nel tempo. Grazie per la motivazione. Mi sento già più fiducioso. Sono contenta. Sosteniamoci a vicenda in questo viaggio di apprendimento delle lingue. Attendo con impazienza i nostri progressi insieme. Lezione 18. Lo spirito del Natale. Il Natale è una festa così importante, vero? Davvero! Riunisce le persone in un modo unico. Molte persone si prendono l'intera settimana di ferie dal lavoro e dalla scuola. Sì, crea una meravigliosa opportunità di riposo e festa. Trovo sempre interessante il modo in cui le tradizioni variano tra le culture. Assolutamente! Paesi diversi celebrano il Natale in stili diversi. Alcuni si concentrano sulle riunioni di famiglia, mentre altri enfatizzano i pasti festivi. Esattamente! Hai mai provato una cena natalizia tradizionale di un altro paese? Ce l'ho! Una volta mi sono goduto un Natale svedese con aringhe e polpette. Sembra delizioso! Ho sempre voluto provarlo. Dovresti! La varietà di piatti lo rende ancora più speciale. Quali sono alcune delle tue tradizioni natalizie preferite? Mi piace decorare l'albero con la famiglia. Riunisce tutti. Questa è una bella tradizione. L'albero diventa sempre il fulcro. Lo fa davvero. Che ne dite del fare regali? Fare regali può essere molto significativo.
dimostra apprezzamento per i propri cari. Sono d'accordo. Alcune persone creano persino regali personalizzati. Questi sono spesso i più cari. I regali unici possono raccontare una storia. Parlando di storie, hai un ricordo natalizio preferito? Sì, una volta ho ricevuto una visita a sorpresa da un vecchio amico. È stato magico? Deve essere stato meraviglioso. Le sorprese possono rendere le vacanze indimenticabili. Possono. Natale significa creare momenti meravigliosi. Pensi che lo spirito del dono debba estendersi oltre la famiglia? Assolutamente. Condividere la gioia con chi è nel bisogno migliora lo spirito natalizio. Un sentimento adorabile. Molte organizzazioni organizzano viaggi in auto durante questa stagione. Sì, è commovente vedere le comunità riunirsi. Non dimentichiamo la gioia della musica natalizia. Oh, i canti natalizi! Creano davvero un'atmosfera festosa ovunque. Potrei ascoltarli tutto il giorno. Evocano un tale calore. Davvero, ogni canzone contiene un ricordo che rende speciale la stagione. È stata una conversazione deliziosa. Il Natale è davvero magico. Lezione 19. Passi verso il successo. Trovo che fare piccoli passi sia fondamentale per imparare qualsiasi cosa. Assolutamente. Impedisce di sentirsi sopraffatti. Hai mai provato a imparare qualcosa troppo velocemente? Sì, può essere frustrante. Spesso perdo la motivazione quando le cose diventano troppo complicate. Esattamente. Ho imparato che la pazienza è una virtù nel processo di apprendimento. Lo è davvero. Concentrarsi su un concetto alla volta rende tutto più facile da comprendere. Quali strategie utilizzate per assicurarvi di fare le cose passo dopo passo? Creo una lista di controllo degli argomenti da trattare. Mi mantiene organizzato e concentrato. Questa è un'ottima idea. A volte dimentico ciò che ho già imparato. Questo è comune. Rivisitare argomenti precedenti può anche rafforzare la comprensione. Come si fa a rimanere motivati mentre si fanno piccoli passi? Mi ricompenso dopo aver completato ogni passaggio. Mantiene le cose divertenti. I premi sono essenziali. Spesso mi concedo una sorpresa dopo aver terminato un capitolo difficile. Sembra divertente. Il rinforzo positivo aiuta davvero a mantenere l'entusiasmo. Hai in mente qualche piccolo passo per il tuo prossimo obiettivo di apprendimento? Il mio obiettivo è esercitarmi a parlare in pubblico. Ho intenzione di iniziare con brevi presentazioni. Questo è efficace. Iniziare con piccole presentazioni può aumentare la tua fiducia. Esattamente. Ogni presentazione servirà da base per la successiva. Dovrei applicare la stessa strategia per migliorare le mie capacità di scrittura. Funzionerebbe bene. Iniziare con brevi paragrafi può aiutarti a sviluppare la chiarezza. Ci proverò sicuramente. Grazie per il suggerimento. È un piacere per me. Insieme possiamo imparare e crescere. Sono entusiasta di vedere come questi piccoli passi portino a progressi significativi. Anch'io.
Uno sforzo costante ripaga nel lungo periodo. Assolutamente. Ricordiamoci l'un l'altro di rimanere pazienti. Sì. Pazienza, piccoli passi e ricompense sono le nostre chiavi del successo. Insieme raggiungeremo i nostri obiettivi di apprendimento. Lezione 20. L'avventura del viaggio aereo. Hai mai provato l'emozione di fare un giro in aereo? Oh, molte volte! Sembra un'avventura ogni volta. Sono d'accordo. Un aspetto interessante è il passaggio tra le nuvole. È magico, non è vero? Le nuvole sembrano soffici zucchero filato. Esattamente. È uno dei miei momenti preferiti durante un volo. È qualcosa di surreale nel volare sopra le nuvole? Sapevi che le nuvole possono essere molto diverse ad alta quota? Sì, possono apparire sottili, quasi eterei. Una volta ho preso un volo al tramonto. Le nuvole erano dipinte con colori vivaci. Deve essere stato un mozzafiato. I tramonti da un aereo sono spettacolari. Davvero. Mi ha fatto dimenticare ogni paura di volare. Volare può intimidire alcune persone. Vero. Consiglio spesso tecniche di distrazione, come guardare film. È una buona idea. La musica può anche aiutare a calmare i nervi. Cosa trovi più divertente del volo? Mi piace l'attesa di raggiungere una nuova destinazione. Quel senso di avventura è esaltante. Preferisci i posti vicino al finestrino o sul corridoio? Adoro i sedili vicino al finestrino. La vista è semplicemente troppo bella per non vederla. Sono più una persona che si siede in corridoio. Mi piace poter sgranchirmi le gambe. È una scelta pratica. Il comfort è essenziale, soprattutto sui voli lunghi. Assolutamente. Avete mai incontrato turbolenze? Sì, ce l'ho! Sembrava un giro sulle montagne russe nel cielo. Questo è un modo interessante per descriverlo. Può essere inquietante però. Davvero, ma ricordo a me stesso che i piloti sono addestrati per quei momenti. Questo è rassicurante. Fidarsi dell'equipaggio è fondamentale durante un volo. Certamente lo è. Gestiscono tutto con tanta professionalità. Preferisci volare di giorno o di notte? Preferisco i voli diurni. I panorami sono più piacevoli. Lo vedo! I voli notturni possono essere un po' misteriosi. Sì! Non si sa mai cosa è sotto nell'oscurità. Ogni volo ha il suo fascino unico. Viaggiare amplia davvero i nostri orizzonti.